Eccoci qui cari naviganti per presentarvi un archetipo nel Pauper, dopo la burrasca dei nuovi ban di inizio marzo che ha scombussolato ancora una volta il meta e anche la nostra scaletta, visto che sono stati cancellati dal formato diverse tech usate fino a quel momento. E però grazie a una segnalazione di un nostro ascoltatore che siamo venuti a conoscenza di una build che prova a reinterpretare i colori Boros e le tech tipiche dei mazzi che ruotano attorno a questo color pie, sempre molto presenti nel formato a dispetto delle sue evoluzioni. Con un'iniezione di nuove carte provenienti dall'ultimo set Kamigawa Neon Dynasty, questa tipologia di archetipi che fa dei bounce effect il loro punto di forza sta trovando nuova linfa per affrontare un meta tutto nuovo, con dei risultati e delle strategie che vi racconteremo in questo video. Questa volta vi parleremo di Boros Frenzy. Siamo di fronte a una lista che prova a reinventare la ruota, almeno a giudicare da alcune scelte presenti tra le 60, come i 4 Glint Oak e 4 Core Skyfisher, pilastri in questa colorazione per ottenere value dai permanenti, in particolare gli artefatti presenti sul nostro lato del tavolo. Fin qui niente di nuovo rispetto ai Boros deck del passato, ma una prima variante arriva dai 4 Ardent Recruit, che strizzano l'occhio a un'azione aggro più decisa, sempre puntando ad avere molti artefatti in campo, così da avere un 3-3 con un solo mana in fretta. Altra carta iconica che spesso vede giochi in questi colori è Seeker of the Way, qui in 4x, che sinergizza alla grande con il cast delle magie non creatura, reiterate spesso e volentieri dai nostri rimbalzini volanti, per un drop a terra sempre più grosso, che con legame vitale ci può aiutare nei matchup più complicati. Per concludere questa sezione trovano posto gli immancabili Tarban Inspector, anche loro in 4x, per avere presto sia un parante sia un nuovo artefatto sotto forma di indizio, che ci può dare una nuova carta con il suo sacrificio. Una prima meccanica di value che in questo tipo di build, come vedremo anche in seguito, abbonda a piene mani, tra le pieghe dell'archetipo. Se le creature, bene o male, si occupano di fare presenza sul board, oltre a rimbalzarci permanenti golosi dagli ETB interessanti, il comparto magia ha uno scopo ben preciso, ridotto al minimo sindacale per interagire al meglio con l'avversario di turno. Spuntano, manco a dirlo, 4 Galvanic Blast, che potenzieremo facilmente con la presenza dei nostri fedeli artefatti, potendo bersagliare sia creature indigeste sia per danni diretti, con buona chance di eliminare il nemico con poche rapide mosse. Con finalità simili fanno capolino 4 Lightning Bolt e 2 Chain Lighting, così da avere la giusta consistenza di danni in mano, senza necessariamente passare dalla combat per finire l'opponente, integrandosi anche alla perfezione con i Seeker of the Way, che non vedono l'ora di pomparsi grazie al loro cast. Finora vi abbiamo presentato le costole portanti per chiudere di danni, citando qua e là le interconnessioni con gli artefatti, ma alla fine il loro numero non è elevato, anche se annovera alcune scelte di pregio, anche innovative rispetto al passato. La prima è rappresentata dagli Experimental Synthetizer, qui in 4x, che ci propone sia in ingresso sia in uscita un potenziale Impulsive Draw, che ben si sposa con i nostri Bounce Effect, ma anche con la nostra curva, che è spesso ridotta a un solo mana. Simile nell'effetto, anche se deve finire nel cimitero per farci pescare nuovamente, è il Core Wellspring, qui in 2x, un altro bersaglio goloso per i nostri Bounce Effect con le gambe, che non vedono l'ora di farcelo riprendere in mano per darci nuova benzina. Chiudono questa sezione, piuttosto scarna in realtà, 2 Golden Egg, carta polivalente, visto che ci fa pescare, stabilizza i colori di mana a disposizione e persino darci qualche punto vita con il loro sacrificio, insomma un coltellino svizzero sempre gradito da giocare. Con un comparto che si delinea sempre di più come orientato a fare value, ma anche a risultare veloce e incisivo nell'azione, spunta di me una carta stampata di recente che ci offre una finisher alternative, se il board fosse installato o avessimo finito le carte in mano. Stiamo parlando dei Makeshift Munitions, in 2x, un incantesimo che può sacrificare una nostra creatura o un artefatto con un mana, per un danno direzionabile, poca cosa in apparenza, eppure estremamente versatile verso i mazzi sciame o per gli ultimi danni in extremis da infliggere senza tanti scrupoli. Con un archetipo dalla curva mana relativamente bassa, ma con il desiderio continuo di ricastare permanenti per generare value, la mana base svolge un ruolo vitale e va soppesata al meglio, per avere molte fonti di mana colorato in fretta in campo, per far funzionare tutto a dovere. Con l'intento di avere mana colorato presto aggiungiamo 2 Boros Garrison e ben 4 Rosevale Bridge, ormai un must tra le terre artefatto per avere fonti adatte alle nostre magie che oscillano tra il rosso e il bianco spesso e volentieri. Per aumentare la consistenza delle terre artefatto introduciamo anche quelle del passato con 3 Ancient Den e 3 Great Furnace, così da aumentare la conta di questi permanenti che potremo anche rimbalzarci nelle fasi avanzate della partita ne avessimo bisogno. Chiudiamo questa sezione del mazzo piuttosto corposa con 4 montagne e 4 pianure, per un giusto mix di fonti di mana, con almeno 14 di loro che entrano stappate, così da non rallentarci troppo nei primi turni, cruciali per fare board, ma anche acquisire vantaggi in termini di carte.
È chiaro che gli elementi distintivi di questa build sono ancora fortemente ancorate alle meccaniche Boros, anche se qualche variazione tra la main e la side si intravedono per dare maggiore solidità e aggressività a questa nuova incarnazione di questi colori. Tra le carte nuove spuntano 3 Drawbringer e Relic, con un ETB estremamente versatile che copre con un'unica carta diversi avversari, tra mazzi a base incantesimi auree, bar deck e recursioni dal cimitero, per un chierico che potrà risolvere molti dei nostri problemi. Contro i mazzi agro più veloci, 2 Prismatic Strand ci vengono in soccorso, così come da tradizione per questo tipo di liste, intento sia a giocare creature, ma molto spesso più interessate a rimbalzare permanenti piuttosto che attaccare o parare i bittanti del nemico. Contro gli artefatti avversari che potrebbero aumentare a seguito dei recenti unban, tornano in auge Gorilla Shaman, in 2x, non più utili verso le nuove terre artefatto, che sono indistruttibili, ma piuttosto verso tutti quei sassi che vanno value e che è bene spazzare via prima possibile. Verso board complicati che pulano di pedine o creature a terra minuscole, ci potrebbero venire in soccorso 3 Clan Kral Shaman, che con il semplice sacrificio di un nostro artefatto possono colpire parecchi bersagli in una sola semplice mossa. Contro le mestizie del blu non possono mancare 3 Prior Blast, andando a bersagliare i nostri acerrimi nemici dei cieli o carte in grado di ostacolare i nostri vantaggi proficui, in una counter war che potrebbe vederci a malpartiti. Infine, come soluzione definitiva a cimiteri troppo affollati, useremo 2 Relic o Progenitus, carta sempre comoda, anche per ottenere value dal suo sacrificio, persino quando nel grave non ci sono ancora minacce immediate. A dispetto di altre build più esotiche, questo archetipo poggia le basi su una tradizione lunga e consolidata, in cui si è sempre saputo ritagliare uno spazio tra i top tier del formato povero, affilando ancora di più le armi in questa sua nuova incarnazione. Già spuntano online diversi adattamenti a questa lista, provenienti dalla Lega Pauper toscana, dove fanno capolino carte vecchie e nuove, come nel caso di Foundry Helix, carta un pelo costosa ma dal grande value, visto che spesso sacrificheremo un artefatto per attivare la sua seconda abilità. Potremmo anche variare il mix di carte tra main e side, con Abrade e Trickery, ma qui dipenderà molto dal gusto personale o dal meta, senza però intaccare il core della lista e le sue enormi sinergie. Non sappiamo se questa nuova variante Boros si farà strada tra i tavoli da gioco, di certo un archetipo solido e ragionato che potrà darvi molte soddisfazioni tra i tavoli del formato povero, a patto di padroneggiarne al meglio tutti gli strumenti a disposizione. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.